Salve e benvenuti nel mio canale. Oggi andremo a sostituire il filtro antipolline a una punto modello 2012 o anche una punto Evo. Per prima cosa apriamo il cassetto e dobbiamo rimuovere questa vaschetta. Per rimuoverla bisogna premere questi gancetti, ne sono due, contemporaneamente. Oppure premete uno e alzate. Nel mio caso si sono sganciati contemporaneamente. Togliamo il cassetto e mettiamolo da parte. Le viti che andremo a rimuovere sono una, due, tre. Poi una qua sopra, un'altra centrale e un'altra qui sotto. La chiave che utilizzerò è una Torx T25. Una volta rimosse tutte e 6 le viti, che sono tutte uguali, quindi non preoccupiamoci per il rimontaggio, basta prenderlo dal gancio centrale e tirare leggermente, si sgancia. Adesso chiudiamo il cassetto e attenzione, dobbiamo sganciare. Ho sganciato la lampadina del cassetto più questo piccolo sarà l'interruttore. Ecco qui, adesso il cassetto è libero dai cablaggi. Questa è la situazione che ci troviamo di fronte. Ulteriore cosa da smontare è questo raccordo, è facilissimo perché è una sola vite. Questo è il raccordo per l'aria ai piedi, ha una sola vite qui sotto, come potete vedere, credo sia la stessa Torx. Come potete vedere ho tolto la vite, viene via facilmente, si sfila facilmente. Vedete, aveva solo una vite, il resto va per semplice aggancio. Adesso dobbiamo rimuovere questa parte qua sotto, che è la parte più facile perché è a pressione. Vedete, basta tirare e esce. Questo è il nostro vano portafiltro, così è più facile l'accesso, altrimenti impazziremo a montare il filtro. Devo fare una precisazione al riguardo per quanto riguarda la mia auto. Sotto c'è una vite, ce l'ho messa io questa vite, credo, e anche sopra perché mi si erano rotti i gancetti in plastica. Vedete, qui sopra c'è un'altra vite che si erano spezzati e quindi ho dovuto fare in modo che il coperchio aderisse. Questi purtroppo sono degli agganci estremamente fragili. A me si sono rotti già al primo cambio quando era nuovo, figuriamoci quando una macchina c'ha qualche anno. Io l'ho sistemato con delle vite e pare che tiene. Adesso li andrò a svitare. Vedete, questo è il filtro da sfilare. Questo è un filtro cambiato un paio di anni fa. Ora passiamo al rimontaggio del filtro nuovo. Questo è il verso di passaggio dell'aria dall'esterno verso l'interno, come indicato dalla freccia. È importante rispettare questa posizione per inserirlo facilmente senza rovinarlo. Lo avviciniamo, ecco perché è importante togliere il cassetto. Vedete, sale facilmente da sotto. Vedete, basta lavorare un po' senza forzare sotto e sopra e il filtro entra abbastanza agevolmente. Adesso è un po' più elastico perché è nuovo. Fatto ciò, io andrò a rimontare il mio coperchio modificato, voi semplicemente lo aggancerete qui. Ho rimontato la sua vite originale, sopra ho fatto un'ulteriore modifica. Utilizzerò una vite di questo tipo qua, lunga,
in modo che la prossima volta potrò svitarla facilmente senza l'uso di una chiave, ma con le mani. Infatti è più facile da impugnare, e la vado a sistemare. Quindi se a qualcuno si è rotto, e credo sia a molti, si sia rotto il gancio sopra, avete visto pure come ho risolto io. Io praticamente un paio d'anni fa avevo messo un pernetto filettato, forse non ricordo come l'ho conficcato nella plastica, forse ho fatto un piccolo preforo e ce l'ho avvitato dentro con l'aiuto della colla, non mi ricordo bene, dico la verità, però resta lì. Adesso, ecco, vedete? Il coperchio non va da nessuna parte, provo a muovere, non si sfila più. Che il gancetto in plastica originale era veramente osceno, troppo sottile, col calore si rompe subito e poi ci ritroviamo col coperchio che si alza e l'aria viene espulsa dal lato del filtro piuttosto che dalle bocchette. Adesso possiamo rimontare il tutto. La prima cosa che andrò a rimontare è il diffusore per la zona piedi. Guardate, proprio è semplicissimo. Ecco, questo praticamente già è agganciato, ecco il diffusore è rimontato e perfettamente riavvitato. La vite che vedete è quella che la mantiene. Adesso rimetterò il fianchetto, questo gancio interno che deve andare qua dentro, ma è semplice, ci va, basta farlo scorrere e ci entra da solo. Vedete, già preso e rimesso a posto. Adesso vado a rimontare il cassetto. Non dimentichiamo i cablaggi per la luce del cassetto, qua luce e interruttore. Adesso possiamo riposizionare il cassetto nel suo vano. Anche il cassetto, spingendolo e facendo attenzione agli spazi, si mantiene temporaneamente da solo. Adesso dobbiamo solo rimettere le viti, vedete già stanno centrate coi fori. Io ho rimontato tutte le viti. Adesso vado a riposizionare il cassetto che si è agganciato e abbiamo finito. Vi svelo un trucco per mantenere pulito il sistema, l'impianto di condizionamento. Che intendo per pulito? Per non far proliferare le muffe e i cattivi odori nel piccolo radiatore interno dopo il filtro che abbiamo visto prima. Quando abbiamo l'aria condizionata accesa, quella griglia diventa molto fredda. L'umidità presente dentro l'abitacolo si va a condensare sulla sua superficie e defluisce sotto verso il basso, fuori dall'auto. Infatti avete notato che fuori dalla macchina, quando c'è il clima acceso, spesso si vede una piccola pozzanghera d'acqua. Quello non è altro che umidità condensata. Che succede? Se adesso spengo l'aria condizionata, adesso è spento tranne il ricircolo, quel piccolo radiatore resta umido e quindi ci proliferano le muffe sopra e poi col tempo comincerà a puzzare. Allora qual è il trucco? Dopo aver spento l'aria condizionata, lasciare la ventola accesa, così quest'aria che circola, così l'aria che circola intorno al radiatore per una trentina di secondi lo asciuga da tutta quell'acqua che defluirà sotto, e il radiatore asciutto non farà proliferare le muffe. Io l'ho sperimentato un paio d'anni ed effettivamente funziona. Non ho avuto più problemi di cattivi odori in macchina. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale, metti un like e condividi. Grazie.